Oggi facciamo la pasta madre. Facile, facile. 2 ingredienti servono, pazienza e costanza. Scherzo, servono acqua e farina. E un po' di pazienza, un po' di costanza, ma è davvero facile farla, veramente. La farina deve essere di tipo 1, di tipo 2. Prima bisogna far nascere il nostro lievito madre e dopo lo facciamo aumentare, lo facciamo maturare, ma l'importante è farlo nascere, bisogna farlo nascere bene. I tempi sono difficili da dare, sono difficili, complicati da dare, perché dipende dalla temperatura, dal tipo di farina, dagli zuccheri che ci sono dentro, dai batteri di cui siamo circondati, però un passetto alla volta. La farina tipo 1, tipo 2 non è di impossibile trovare al supermercato, ci sono dappertutto, basta che guardate non nel bancalone, quello della farina spazzatura, negli scaffali normali c'è farina tipo 1, tipo 2, tipo 3, integrali, le semole eccetera, guardate lì in mezzo che la trovate, l'importante è che non sia la 0 al 00, perché nella farina di tipo 1 e di tipo 2 è semi integrale, ci sono dentro tutte le sostanze nutritive che servono a un lievito per nascere, la sostanza di cui si nutrono i batteri, mentre invece le 0 e le 00 non hanno niente di nutritivo, è per quello che a me proprio non mi piacciono, a dirla tutto mi fanno anche un po' schifo. Comunque, farina 1 o tipo 2, ce ne serviranno 100 grammi, poi ci serviranno 50 grammi di acqua, quindi 100 di farina e 50 di acqua. Mi raccomando che l'acqua sia senza cloro, perché il cloro è un antibatterico e se noi abbiamo bisogno dei batteri ci mettiamo dentro il cloro e poi dopo non funziona. E poi, facoltativo, ma non indispensabile, ma comunque utile, se volete metterlo, o un cucchiaino di malto d'orzo, oppure un cucchiaino di miele, oppure anche un cucchiaino di uva passa mollata e macilata, perché daranno più nutrimenti, un po' di zuccheri che darà un po' un'accelerata ai nostri batteri. L'impasto della pasta madre è una pasta viva e quindi insomma bisogna di tirarsi su un po', bisogno di nutrimento, quindi una farina nutriente, poi se vogliamo appunto o il miele o il malto. Useremo il miele in questo caso, un pochino, ma potete anche non mettere nulla. Allora, una ciotola, mettiamo dentro i nostri 100 grammi di farina di tipo 1 in questo caso, i nostri 50 grammi di acqua senza cloro, non mettete sale, non mettete zucchero, non mettete olio, non mettete niente, e ci metto una puntina, un mezzo cucchiaino di miele come vi dicevo, ma questo è facoltativo, e facciamo un piccolo impastino, una pallina. Ecco, quando il cucchiaino, la bacchettina, quello che avete utilizzato non ce la farà più, andiamo avanti a impastare a mano. Dobbiamo lavorarlo per circa 3 minuti, 2 minuti, 3 minuti, ecco. Dunque, dopo 2 minuti il nostro impastino infatti è un impasto molto sodo, perché era una farina semi-integrale. Se per caso usate una farina di tipo 2 o di tipo 3, magari potrebbero servire 5 grammi di acqua in più. Una volta ottenuto il nostro impastino, vedete com'è bello asciutto, facciamo una bella pallina, semplice semplice. Prendiamo un vaso pulito e asciutto, senza coperchio, glielo mettiamo dentro, poi non usate la pellicola o i coperchi, ma una garzina, quelle della farmacia, semi-trasparente, traspirante, deve essere traspirante, va bene anche un panno di cotone leggero, così da cucina, però deve essere leggero, deve essere traspirante perché deve respirare l'aria con i batteri, deve andare dentro e fuori. Un elastico, e noi lo teniamo a temperatura ambiente, in cucina, sulla dispensa, non sotto il sole, ma però insomma alla finestra, diciamo nella dispensa, per un paio di giorni circa. Dipenderà un attimino dalla temperatura che abbiamo a casa. Se questo lavoro lo fate d'inverno magari ce ne vogliono anche 3. Comunque noi lo teniamo 48 ore qui sulla dispensa, in cucina. Adesso io lo lascio qua, temperatura ambiente, e ci vediamo tra 2 giorni per vedere come sta il nostro impastino. Dovremo dargli un nome, Eccomi qua, buongiorno. Oggi pigiama, il mio giorno di riposo, però 2 minuti per fare gli aggiornamenti sul nostro lievito madre li facciamo subito. Dunque, eravamo arrivati che avevamo messo qua il nostro lievito. Come vedete è diventato di più di volume, è fermentato, la parola giusta non è lievitato, la parola giusta adesso è fermentato, ovvero è aumentato di volume e ha dentro un mucchio di bollicine, vuol dire che è aumentata l'acidità e stanno iniziando a crescere i batteri. Dunque togliamo via la mutanda qua, ecco qui, garzina traspirante, vi ricordo, vedete come è fatto? E dentro ha fatto una specie di crosticina secca,
Sentite, aspetta, faccio sentire col microfono. Ecco, adesso io questa qua la tiro via e lo raddoppiamo, lo rinfreschiamo, però la parola giusta non è rinfrescare, oggi è la giornata delle parole giuste, ma la parola giusta è raddoppiare, perché io voglio che aumenti un pochino anche la quantità. Quindi con un cucchiaio gli tiro via la crosta, è abbastanza staccarlo dai lati e dopo viene su facilmente, si può prendere anche con le mani, vedete, viene su un crostone, praticamente, eccolo qua. Niente, questo via, non ci serve. Oddio, volendo si può anche lasciare dentro, ma dopo fa tutti i grumoni, dà fastidio, perché lasciarlo dentro. Ecco, e dentro qui c'è la nostra esca che è pronta. Qua tiriamo fuori dal vasetto. Ora aggiungo, come l'altra volta, se vi ricordate avevamo fatto 100 g di farina e 50 g di acqua. Rifacciamo la stessa cosa, aggiungo 100 g di farina, sempre di tipo 1, non usate le 0 e il 00 per fare queste cose perché vi fermenta in un'ora e il giorno dopo è acida e la buttate via. Quindi 100 g di farina tipo 1 e 50-55 g di acqua senza cloro, senza sale, senza olio, senza niente, solo acqua. Se avete paura che ci sia cloro nell'acqua del rubinetto, usate quella in bottiglia a temperatura ambiente. Perché 50-55? Perché le farine non sono proprio tutte uguali, potrebbero bastare 50 grammi, potrebbero bastare 55, voi fate 52-53 così non vi sbagliate, bisogna essere un po' precisi. E gli diamo una mischiata, un'impastata. Poi lo impastiamo un pochino con le mani e facciamo una pallina, facciamo diventare un impasto abbastanza liscio. Senza tante storie, non bisogna lavorarlo tantissimo. Lo rimettiamo nel vaso. Allora, attenzione, la scelta del vaso è importante. All'inizio bisogna usare un vaso piccolino, che deve essere, diciamo, come vaso deve essere grande il doppio della pasta, perché questa cresce, al massimo cresce il doppio. A proposito, non vi spaventate se non cresce tantissimo i primi giorni, è naturale. Andando avanti con i raddoppi, io porto la pasta fino ad utilizzare questo vaso qua. Cioè che metto tanta pasta così e riempio il vaso con la lievitazione, però va fatto un po' alla volta, diciamo verso il secondo o terzo raddoppio la passiamo di qua, perché se usiamo il vaso grande subito per poca pasta, questa invece di crescere in altezza cresce in larghezza e aumenta la superficie a contatto con l'aria che si ossida, quindi faremo soltanto dei gran crostoni, quindi dobbiamo utilizzare questo e cacciamo dentro. Per coprire passiamo dalla garzina, che è molto traspirante, ha dei buchi molto larghi, dalla garza passiamo alla carta da cucina, una carta assorbente, comunque gli soffiate addosso, se l'aria passa dall'altra parte va bene, vuol dire che è traspirante, non è impermeabile, e altrimenti gli fate dei buchi, ma non sarà necessario. Carta da cucina normalissima, mettiamo il suo elastico e come seconda operazione siamo a posto, ci vediamo tra altri 2 giorni. E rieccoci dopo altri 2 giorni, belli puntuali. Come avete visto è aumentato di volume, ha fatto le bollicine, si sentirà un forte odore acido, ha fatto sempre un bel crostone sopra che andiamo a rompere. Quello è il punto in cui è arrivata la pasta, quando è arrivata lì poi non aveva più niente da mangiare e si è sgonfiata, è tornato giù e l'aria ha lasciato il crostone che va tirato via. Sebbene si sia alzata e abbassata, ancora non si può parlare di lievitazione, ma bensì di fermentazione, infatti si sentirà un forte odore di acido, di fermentazione. Ora incomincio ad aumentare un pochino le mie dosi, lo rinfresco sempre a 100 grammi, la prima volta tolto il crostone eccetera non ci arrivavo a 100 grammi, ora sì ci arriviamo nonostante abbia scartato un po' di crostone. Peso 100 grammi di pasta madre di lievito, 105, via, abbondante, vuol dire che metterò anche un goccio di acqua in più. Quindi sempre sulla stessa bilancia faccio la tara e ci metto 100 grammi di farina, sempre di tipo 1, quindi 100 grammi di madre, 100 grammi di farina, 50 di acqua. Siccome ho messo 2 grammi in più di farina, mettiamo anche 2 grammi in più di acqua, quindi di acqua ne peso 52-53 grammi, ecco. Come l'altra volta gli diamo una mischiatina molto semplicemente, prima con il cucchiaio, magari tirando via la bilancia da sotto prima di scassarla, mischiatina con il cucchiaio e quando non si riesce più a girare con il cucchiaio mettiamo dentro le mani e facciamo una palla esattamente come abbiamo fatto l'altra volta, senza che sto qui a spiegarvi tutto di nuovo.
Quindi siamo al terzo rinfresco, passiamo ad un vaso un po' più grosso, perché adesso quando si alzerà, si aumenterà di volume, non basterà più il vaso piccolo. Mettiamo un tappo classico, però non avvitato, deve essere svitato in maniera che l'aria possa uscire. Lasciamo il barattolone a temperatura ambiente per 2 giorni. Dopo il secondo o il terzo raddoppio o rinfresco è la stessa cosa, l'unica cosa che all'inizio si chiama raddoppio perché lo facciamo aumentare, quindi raddoppia, e dopo li chiamiamo rinfreschi perché una parte si mette e una parte si butta. Ora siamo al rinfresco. Comunque dopo il secondo, il terzo raddoppio o rinfresco voi noterete che comincia ad alzarsi. Il primo giorno si alza, parliamo sempre a temperatura ambiente, il primo giorno si alza perché ci sono i batteri che mangiano, quindi producono gas, si gonfiano, e poi il secondo giorno si sgonfia perché non c'è più niente da mangiare, e poi i batteri cominciano a morire e quindi collassa l'impasto. Ecco, questo vuol dire che la nostra pasta madre è viva e salutare. Ci possono volere 2 rinfreschi, ce ne possono volere 3 o 4, secondo della stagione. Nel mio caso già nel secondo era pronto, adesso siamo al terzo. Vedete voi, potete farne anche 4, se siete in inverno anche 5 a temperatura ambiente. Ora però cambia una cosa. Ora noi facciamo il nostro rinfresco, però stabiliamo la quantità di pasta madre da mantenere, perché se continuiamo ad aggiungere poi ci troviamo una montagna di roba. Quindi io ho deciso di stare sui 350-400 grammi, quindi adesso faccio una piccola parte, la butto via, una parte la peso e la tengo, però a differenza delle altre volte adesso ogni 48 ore vado avanti a fare i miei rinfreschi, però dopo un po' lo metto in frigorifero. Adesso vi spiego bene. Vi faccio vedere, vedete questa righina qui che ha fatto? Vuol dire che la pasta nella notte o ieri è salito fin qua, poi non c'era più niente da mangiare e poi i batteri hanno iniziato a morire e sono scesi. L'odore sarà molto acido, abbastanza acido, e il colore sarà leggermente marroncino. Procediamo con il rinfresco. In questo vasetto qui l'ultima volta ero arrivato più o meno a 250 grammi di pasta. Ora adesso ho deciso di andare avanti a 150 di pasta madre, quindi va pesata, magari accendere la bilancia. Usate una bilancia che funzioni bene, non quelle a lancetta. Comunque, ne peso 150 grammi, andrà dentro quasi tutta. È una cosa un po' appiccicosa ai primi tempi. Ecco qua, 159, cioè cerchiamo di essere un po' precisini, via. Ok, 150 grammi. Poi aggiungo 150 grammi di farina, quindi stesso peso della pasta, stesso peso di farina, sempre farina di tipo 1, e 80 grammi di acqua, che è circa la metà della farina. Un pochino di più appena appena perché è una farina semi-integrale che assorbe un po' di più. Ecco, quindi abbiamo 150 di pasta madre di quella vecchia, 150 di farina e 80 di acqua. In totale fa 150 fa 300 più 80 fa 380. Sono quasi 400 grammi di pasta madre. Per il pane che ho intenzione di fare io, questa è la misura che va bene, ma voi se volete farne di più, fatene di più. Tenete conto sempre comunque di usare un vaso abbastanza grande, perché poi dopo un po' di giorni comincerà a crescere. Fatto l'impasto, venuto perfetto già subito, non bisogna lavorarlo tanto, una volta che è incorporato tutto è a posto. Ora il mio vaso vado a buttare via una piccola rimanenza che è rimasta dentro e vado a lavarlo, perché da adesso bisogna cominciare a lavare il vaso ogni volta. Vaso lavato e asciugato. Magari se ne avete 2 di vasi che della stessa dimensione, un giorno usate uno, un giorno usate l'altro, così non diventate matti a correre a lavarlo. Ecco. Ora ho la mia pasta che è quasi 400 grammi, la prendo, la metto dentro come al solito, gli metto il vaso, il coperchio senza stringere, vedete che salta, quindi deve essere solo appoggiato. Però adesso cambia un po' la storia. Adesso io lo tengo qui in cucina, in vista, per 4-5 ore, così i batteri cominciano a gonfiarsi un pochino. Fra 4, 5, 6 ore, anche mezza giornata tranquillamente, lo metto nel frigorifero, nella parte meno fredda del frigorifero, quindi in alto, e aspettiamo al solito in totale di 48 ore per fare il successivo rinfresco, e si va avanti così per quasi un mese, calcolando da quando abbiamo iniziato, non da adesso.
ricordatevi quando fate i rinfreschi ogni 48 ore di tirarlo fuori dal frigorifero un paio di ore prima, così si riattiva un attimino e poi riparte tutto più facilmente, così non gli daremo grossi traumi. Io lo so che è una menata pazzesca ogni 48 ore di ricordarsi questa cosa, però va fatto, se volete il lievito madre va fatto. Ma se vado in vacanza cosa faccio? Allora, se vai in vacanza non è che te lo devi portare dietro la valigia. Vabbè, cioè se è pronto, deve essere pronto, ecco, quando la pasta madre è pronta e tu devi andare in vacanza, prendi tutto il bussolotto, così com'è, e lo metti in congelatore. Quando tu torni indietro lo tiri fuori, lo lasci scongelare nel frigorifero e il giorno dopo lo rinfreschi e lui farà un po' fatica i primi 2 giorni, poi riparte tranquillamente. Oppure prendi il cane, il gatto, le piante e la pasta madre gliele dai al vicino e tu te ne vai in vacanza. Sono passate 2 settimane e il nostro lievito madre è già pronto. Stamattina ne ho usato metà per fare il pane ed è venuto uno spettacolo. Facciamo l'ultimo rinfresco. Lo facciamo insieme così vedete bene come fare. Da ora in avanti non sarà più necessario farlo un giorno sì o un giorno no. Potrete farlo anche ogni 3-4 giorni, ma questo dipenderà un po' dalla temperatura esterna. Adesso siamo in estate, siamo in agosto e quindi è venuto pronto in 2 settimane, è tutto più veloce, i batteri, festa. Poi in inverno si calma tutto. Quindi dovete imparare a gestire il vostro lievito. Ma adesso vi faccio vedere bene come fare e come capire quando metterlo, toglierlo dal frigo, rinfrescarlo, eccetera, eccetera. Eccolo qui, come vedete è un po' frastornato, un po' pasticciato, poverino, perché stamattina ho messo dentro il cucchiaio, ho tirato fuori perché ho fatto un bel pane. Adesso vi faccio vedere bene il raddoppio e vi faccio vedere anche come entro poche ore sarà bello che pronto. Allora, adesso pesiamo 150 grammi, come ho fatto per queste 2 settimane, un giorno sì, un giorno no, 150 grammi di pasta madre. Bisogna cercare di essere più precisi possibile, poi 10 grammi più, 10 grammi meno, non succede nulla, però più si è precisi meglio è. Allora, 120, ecco. Con l'esubero nei giorni scorsi ho fatto 2 o 3 tentativi, i primi 2 sono andati un po' così, poi piano piano è sparita l'acidità, è venuto fuori un impasto spettacolare. Ma dopo vi faccio vedere anche il pane. Ok, 158 grammi, va bene. Poi ci mettiamo 150 grammi di farina 1. A questo punto, se volete anche iniziare a usare le 0 va bene, tanto a quest'ora ormai l'impasto è maturo. E poi 80 grammi di acqua a temperatura ambiente senza cloro. Ripeto, 150 di pasta vecchia, di pasta madre, 150 di farina e 80 grammi di acqua. Però se mi usate la farina 0 dovete diminuire di 10 grammi l'acqua e dobbiamo impastare semplicemente, senza tante storie. Ok, col cucchiaio non ci riesco più, via il cucchiaio e dentro le manine, mettiamo le mani in pasta. Ecco fatto l'impastino, lavorato giusto 2 minuti e adesso bisogna, vaso pulito, bisogna farcelo stare nel vaso. Il vaso cercate sempre di calcolare che sia abbastanza grande, perché un impastino così diventa anche 3 volte il suo volume. Ecco, lo lasciamo lì, coperchio senza stringere. Adesso io lo lascio qua per un paio d'ore, 2-3 ore, dipende un po' dalla temperatura, dalla forza del lievito, e dopo lo metterò in frigorifero, ma ci vediamo dopo. E dopo circa 2-3 ore, ecco qua il nostro lievito madre che si è super attivato e pronto per l'utilizzo. Ora lo metto in frigorifero e per 3 giorni almeno posso stare tranquillo che non devo fare niente. Ciao a tutti.